Rieccoci con un nuovo video, come vedete quest'oggi con i Romantic Tarot. Ovviamente parliamo dunque d'amore, di rapporti. Siamo in clima estivo, quindi chiediamo quest'oggi a questi arcani se in questo periodo estivo ci sarà un incontro, l'incontro con una persona che vi farà battere il cuore. Cerchiamo anche di capire le tempistiche, cerchiamo di capire alcune caratteristiche che potrebbe avere appunto questa persona e cerchiamo di capire come avverrà questo incontro, se ci saranno comunicazioni, contatti. Quindi per chiunque si sintonizzi su questo video per il principio di sincronicità, si aspetti comunque un messaggio. Oggi utilizzerò, come faccio spesso sul mio canale, il metodo degli 8 arcani, o 7+1, come dico sempre io, per cui analizziamo il vostro presente, i pro e i contro del vostro presente, il vostro entourage, i rapporti che stringete, che avete stretto con le persone attorno a voi. Cerchiamo di capire se c'è già qualcuno che è interessato a voi. Cerchiamo di capire anche che tipologia in qualche modo di consiglio vi può venire dato appunto dagli arcani, e cerchiamo anche di capire un po' appunto il futuro, quindi se ci sarà un incontro davvero importante tra voi e spero la vostra anima gemella o comunque una persona che vi faccia innamorare. Vediamo un po', quindi se ci sarà questa persona in questo periodo estivo. Cerchiamo anche di estrapolare dalle carte alcune caratteristiche evidentemente di questa persona, magari anche da un punto di vista astrologico e planetario, e cerchiamo anche un po' di capire le tempistiche, dove, come, quando. Allora, perfetto, allora, eccoci qua. Allora, ve le metto in posizione in modo che siano ben visibili a tutti, Poi sapete che comunque io ve le faccio vedere e ve le mostro anche comunque davanti alla telecamera, in modo che sia più chiaro anche l'arcano che viene estratto ogni volta, man mano. Allora, partiamo con la prima posizione, ossia appunto il vostro presente. Cerchiamo un po' di capire da un punto di vista sentimentale qual è la vostra condizione odierna. Ovviamente ragazzi, a prescindere che voi siate o meno impegnate. Quindi la domanda è ovviamente volutamente generica, perché comunque anche una persona impegnata può comunque trovarsi nella necessità in qualche modo di cambiare anche partner o comunque di vivere un qualcosa di nuovo, ok? Allora, qui abbiamo il 3 di spade, ecco appunto. Allora, il 3 di spade è una carta piuttosto impegnativa, una carta piuttosto forte, cioè sicuramente siete state deluse, sicuramente, da una o anche più persone. Sicuramente arrivate da una situazione
che indubbiamente non è stata semplice, ma è stata costellata di ostacoli o anche di nemici o anche di rivali, perché è una carta di grado 3. Le carte di grado 3 ci parlano sempre della compresenza di più persone. Quindi voi potreste in qualche modo essere incappate in una storia infedele, cioè voi potreste essere state impegnate e aver tradito il vostro compagno con un'altra persona, oppure voi avete frequentato una persona che era impegnata e di conseguenza, tra virgolette, siete state l'amante, ok? Prestatemi il termine. O avete scoperto un tradimento da parte del vostro compagno, comunque della persona che stavate frequentando. Ad esempio, avete scoperto che questa persona, pur dicendovi di essere libera, libera non era, come accade molto spesso, specialmente sulle conoscenze social, dove ci sono veramente tantissime persone che appunto si professano single e poi single non sono assolutamente. Quindi comunque venite da una situazione sentimentale non rosea, anzi, vi ripeto, situazioni problematiche che appunto vi hanno deluso. Parliamo di un 3 di spade, quindi situazioni che vi hanno portato, vi ripeto, a dolore, a sofferenza o comunque a situazioni di imbarazzo, a volte anche sensi di colpa e a volte appunto anche rimpianti. Quindi potreste aver perso delle occasioni oppure potreste aver sfruttato le occasioni sbagliate. Quindi, sia nel caso in cui voi siate impegnate tutt'oggi in una storia, sia nel caso in cui voi siate completamente single, la situazione di partenza è questa, quindi la carta del 3 di spade. Quindi vi ripeto, situazioni poco pulite, avete conosciuto persone ingannevoli che hanno tentato di ingannarvi o a vostra volta potreste aver magari anche ingannato, raccontato per esempio qualche menzogna. Comunque qui c'è di solito la presenza di un terzo incomodo, cioè una terza persona che può essersi appunto inserita all'interno del vostro rapporto e che può aver portato scompiglio. O comunque non è per forza una rivale o un'altra persona che avete frequentato oltre il vostro compagno, ma potrebbero essere più persone che possono aver, diciamo, aperto bocca quando non dovevano. È comunque un elemento in più che in qualche modo ha creato delle difficoltà in una storia, in una frequentazione più o meno ufficiale, pettegolezzi, comunque maldicenze. Troppe persone hanno messo bocca in un rapporto che molto probabilmente sarebbe sicuramente andato meglio. Quindi ci sono stati dei tradimenti, ma non tradimenti necessariamente fisici, ma anche nelle aspettative. Amici che hanno parlato alle spalle, quindi potreste aver chiuso non soltanto una storia, ma anche delle amicizie. Potreste aver abbandonato, tra virgolette, per esempio, un gruppo amicale, perché avete magari scoperto delle menzogne o avete scoperto che alcune persone sparlavano di voi. Quindi, in qualche modo siete state ferite, vi ripeto. E questo sicuramente, venendomi nella carta del presente, è una, diciamo, sofferenza e comunque un'insoddisfazione che deve ancora essere elaborata, quindi non è la posizione del passato, ok? È una posizione di presente, quindi in questo momento ci sono ancora dei piccoli strascichi che dovete ancora eliminare, quindi c'è ancora qualcosa da digerire, diciamo, ok? Quindi o con qualcuno in particolare, una persona in particolare, oppure con un gruppo di persone, oppure una situazione che ovviamente però non è chiaramente tutt'oggi appunto chiarita, quindi c'è proprio la necessità di fare chiarezza attraverso un mentale, parliamo di spade, quindi un mentale che in qualche modo deve riportare ordine e pace, vedete, in una situazione di conflittualità. Ok? Allora, a questo punto cerchiamo di capire
i pro della situazione, cioè che cosa c'è di bello però in questa situazione, su cosa voi potete fare affidamento, su cosa o magari anche su chi voi potete contare. Allora, su chi? Perché qui abbiamo un fante di bastoni. Allora, indicazioni generali del fante di bastoni. Persona giovane, quindi grosso modo dai 20 ai 30 massimo, ragazze, proprio a tirare, 35 anni. È un individuo brillante, è un individuo focoso, è una persona giovane, giovanile, è una persona istintiva, è una persona passionale, è una persona terribilmente vera, dice ciò che pensa. Parliamo di bastoni, quindi potrebbe essere appartenente, per quanto riguarda il segno zodiacale, a uno dei 3 segni di fuoco, quindi Ariete, Sagittario o Leone, oppure potrebbe avere l'ascendente in uno di questi 3 segni, oppure, se avete occasione comunque di dare un'occhiata al tema natale di questa persona, nel caso in cui appunto abbiate individuato chi possa essere, questa persona dovrebbe avere nei pianeti che strutturano principalmente la personalità, quindi ovviamente la Luna, ovviamente Venere, Mercurio e Marte, nei 3 segni sopracitati. Quindi, per esempio, potrebbe avere la Luna in Leone oppure Marte in Ariete. Ok? Quindi è una persona che ha una forte presenza di fuoco nel tema natale, oppure è appunto di uno dei 3 segni, oppure l'ascendente. Potrebbe essere anche una compresenza, potrebbe essere del segno zodiacale del Leone e per esempio avere la Luna in Sagittario e l'ascendente in Ariete. Potrebbe anche essere una situazione di questo genere. Allora, è una persona, vi ripeto, che ha un gran coraggio, quindi è una persona che quando vuole qualcosa fa di tutto per prendersi questo qualcosa. È una persona a cui voi piacete, ragazze, perché parliamo di bastoni. Quindi anche se questa persona si è presentata con fare amichevole, in realtà non vuole assolutamente amicizia. Guardate questo giovane che cosa sta portando dei fiori. Quindi in realtà è una persona che sta mirando a voi per poter costruire sicuramente un rapporto. Allora, è sicuramente una persona a cui voi siete piaciute molto da un punto di vista estetico. Quindi parliamo di bastoni, cioè di attrazione sessuale. È sicuramente una persona che vi tiene d'occhio da tempo. Quindi è una persona che veramente ha una gran voglia di avervi, di stringervi fra le sue braccia. In questo mazzo il fante di bastoni è rappresentata dall'uomo che guarda, quindi è una persona che in qualche modo sta tenendo d'occhio la sua preda e sa essere un ottimo amante. Quindi in realtà questa è una persona che, se non lo ha ancora fatto, vi vuole scrivere, vi vuole chiamare, vi vuole invitare a prendere un caffè piuttosto che un'uscita nel weekend. È una persona che mi viene nella posizione del presente. Di conseguenza, la posizione del presente, come vi ho detto prima, non si riferisce a un passato lontano, ma si riferisce eventualmente a un passato più recente, quindi qualche giorno, qualche settimana fa al massimo, oppure si può riferire appunto a un futuro però più vicino, imminente, prossimo, quindi tra qualche giorno, tra qualche settimana al massimo. Questa persona sicuramente, vi ripeto, se non l'ho già fatto, si farà sentire e vuole invitarvi in qualche modo ad uscire con lui, ma ovviamente io ve lo dico chiaramente, è una persona che ha sicuramente un secondo fine. Questo a prescindere, ve lo ripeto, che voi siate o meno impegnate.
ok? Quindi sia nel caso in cui voi siate appunto single, sia nel caso in cui voi siate impegnate. Qui c'è qualcuno che vi desidera e che vi sta tenendo d'occhio. Inoltre il fante di bastoni, anche un'altra caratteristica, perché come definizione diciamo da manuale, rappresenta lo straniero, cioè una persona che potrebbe avere nazionalità estera, ok? Oppure una persona che vive all'estero, oppure che lavora all'estero e viaggia, si sposta parecchio, perché parliamo di bastoni che rappresentano generalmente anche gli spostamenti. Quindi potrebbe essere una persona che, per esempio, pur avendo una nazionalità italiana, però per esempio viaggia e si sposta spesso all'estero o ha spesso contatti con l'estero, oppure è una persona di nazionalità appunto non italiana. Ok? Questa è una definizione diciamo da manuale, ma io chiaramente devo fornirvi tutte le casistiche. Quindi in realtà è una persona molto piacevole, a cui voi piacete tantissimo e che ovviamente ha come intenzionalità quella di conoscervi, però ovviamente anche di avere evidentemente un approccio molto fisico con voi, quindi una persona che vi desidera particolarmente. E vi ripeto che vi tiene d'occhio da un po' di tempo, ok? Perché vedete la carta proprio della visione, quindi una persona che comunque ha osservato per diverso tempo l'oggetto del suo desiderio ed ora ha deciso di farsi avanti o deciderà a breve di farsi avanti. È una persona molto positiva e assolutamente con grandi doti persuasive, quindi è una persona che secondo me saprà sedurvi particolarmente. Quindi già qui partiamo da una meravigliosa novità, quindi diciamo che hanno già risposto le carte alla domanda iniziale, cioè nel caso in cui appunto ci sia eventualmente qualcuno, come potrebbe appunto essere questo incontro e se ci sia qualcuno, sì, c'è qualcuno, assolutamente sì. Allora, vediamo cosa c'è però nel vostro cuore. Allora, qui c'è un asso di bastoni, wow. Allora, ragazze, voi volete un nuovo inizio, parliamo di un asso, quindi una carta di grado 1, parliamo di un nuovo inizio. Avete voglia di iniziare qualcosa di nuovo e che ovviamente parlando di bastoni vi parli anche tanto di carnalità, cioè in questo momento avete voglia di vivere una grande passione, forse più che una grande storia che vi coinvolga, avete voglia di incontrare quella persona che vi farà perdere la testa, cioè volete vivere veramente un momento di smarrimento, ovviamente in senso positivo, per quanto riguarda il vostro corpo e la vostra anima, perché evidentemente siete proprio arrivate da una chiusura, ve lo dicevo con il 3 di spade, o comunque da un ragionamento che vi ha portato, mentale, ecco qui le spade, a capire che è ora di chiudere un ciclo per aprirne uno completamente nuovo. Mi spiego meglio. Nel caso in cui voi siate impegnate, o arrivate proprio da una chiusura fresca però, di qualche giorno, qualche settimana al massimo, oppure state già pensando ad una chiusura con il vostro partner perché siete stanche. Nel caso in cui voi siate single e abbiate magari delle frequentazioni, diciamo così, estemporanee, avete veramente voglia di chiudere tutto ciò per aprirvi completamente al nuovo. Quindi chiudere un ciclo per aprirne uno completamente nuovo. Ma perché siete stanche di freddezza? Siete stanche di dover sopportare, di dover risolvere problemi, ostacoli, maldicenze, nemici, persone che parlano alle spalle. Voi avete voglia di vivere l'asso di bastoni, avete voglia di passione, avete voglia di un amore travolgente che voi riusciate a sentire sulla pelle e sotto pelle. Voi avete voglia di qualcosa che vi coinvolga a tal punto da perdere la testa. Volete ricominciare completamente da capo e con una persona nuova. Qui c'è proprio un tentativo di chiusura anche nei confronti di un passato
che è stato così pesante e negativo, del quale voi non vorreste più sentir parlare, perché comunque anche nel caso in cui voi siate legati a una persona del passato, vi state rendendo conto che comunque è qualcosa che deve essere chiuso per lasciare posto a qualcosa di completamente nuovo. Chiaro che l'asso di bastoni, guardate qua, abbiamo anche appunto questa giarrettiera, quindi in realtà ci parla molto di rapporti fisici, quindi veramente vorreste ricominciare a godere della vostra fisicità nel migliore dei modi, perché evidentemente in questo periodo non vi siete in qualche modo dedicate particolarmente a voi stesse, a godere della vita. Voi avete voglia di vivere, anzi di ricominciare a vivere dopo questo 3 di spade. Vediamo però a questo punto quali sono gli ostacoli. Allora, qui abbiamo un 2 di bastoni. Allora, il 2 di bastoni rappresenta proprio il mettersi d'accordo, vedete? L'organizzazione, la pianificazione. Allora, nel caso in cui voi siate impegnate, state cercando di capire come fare obiettivamente per chiudere un ciclo, iniziarne uno nuovo. 2 di bastoni, abbiamo 2 strade di fronte a noi, quindi state cercando di capire quale delle 2 strade scegliere, cioè se in qualche modo chiudere col passato ed iniziare una nuova storia, oppure se in qualche modo parlare apertamente al vostro compagno e dirgli chiaramente come stanno le cose per poter eventualmente ripartire nella storia che avete ad oggi in essere, però ovviamente con una marcia completamente diversa. Quindi abbiamo 2 strade tra cui voi state scegliendo. Oppure, nel caso in cui comunque voi siate impegnate, potreste avere appunto già un'altra persona che vi interessa e di conseguenza siete nella difficoltà di scegliere tra il vostro attuale compagno e un'altra persona, magari proprio questo fante. Nel caso in cui voi siate single, questa scelta potrebbe essere tra 2 persone e potrebbe esserci appunto anche in questo caso ovviamente in mezzo questa persona, questo fante di bastoni, oppure potreste in qualche modo dover scegliere tra il rimanere single e aspettare magari una persona a voi più affine, oppure iniziare una storia con una persona, magari appunto proprio questo fante di bastoni. Quindi comunque sia nel caso in cui voi siate single, sia nel caso in cui voi siate impegnate, avete 2 strade di fronte a voi e state cercando di capire come potervi organizzare, come poter gestire la situazione. State cercando di pianificare il vostro futuro per non incorrere e non incappare in grossi problemi. Quindi state cercando, nel caso in cui voi ad esempio siate impegnate, di non chiudere il rapporto in maniera brusca, ma state cercando di avvisare il compagno in maniera magari chiaramente discreta, facendogli comunque capire che il vostro rapporto non va più bene e che forse è ora di prendere 2 strade diverse. Oppure, vi ripeto, nel caso in cui voi abbiate per esempio già un'altra persona, state cercando di mantenervi in equilibrio tra le 2 situazioni, cercando però ovviamente di effettuare una scelta quanto prima. Parliamo di bastoni, voi state fremendo, qui ci sono tanti bastoni ragazze, quindi voi avete voglia di vivere, avete voglia di riprendere in mano la vostra vita e di dare libero sfogo alle vostre passioni. Stessa cosa ovviamente è valida nel caso appunto in cui voi siate single, per cui potreste avere più di 2 persone tra le quali scegliere, magari appunto frequentazione o conoscenze, per esempio social,
oppure siete un po' insicure, indecise in riferimento ad una persona in particolare, se appunto dare fiducia a questa persona oppure se in qualche modo proseguire da sole e aspettare la persona forse più giusta per voi. Ok, quindi in realtà voi state ragionando parecchio sulla vostra situazione, ve lo dicevo con questo 3 di spade. Qui abbiamo un mentale che in qualche modo sta cercando di dare valore a quello che ha avuto sino ad ora, sta cercando di in qualche modo imparare dalle situazioni del passato, trarne comunque un vantaggio per trasformarlo comunque in qualcosa di positivo, che vi permetta però di avere un futuro decisamente più pepato, perché voi avete veramente voglia di vitalità, di vivere. Siete delle persone molto energiche che sono purtroppo state ammorbate dalla presenza, ve lo dicevo anche all'inizio, di persone che vi hanno prosciugato e che vi hanno spesso colpito alle spalle, persone menzognere e bugiarde che non volevano dare, volevano solo ricevere e quindi vi hanno tolto energia, un'energia che in voi è veramente traboccante, E quindi purtroppo molto spesso le persone tendono ad approfittarsene ovviamente. Però vi ripeto, state ragionando parecchio e state cercando di pianificare, di organizzare il vostro futuro, perché avete capito che è tutto nelle vostre mani. Parliamo dei bastoni. I bastoni rappresentano, tra ovviamente i 4 elementi, il vero e proprio elemento attivo. Quindi siete voi che in questo momento avete la vostra vita e anche i rapporti con le persone che vi circondano nelle vostre mani. Quindi state cercando di fare le cose nel miglior modo possibile, per cercare anche di evitare conflittualità, perché qui ne avete avuta parecchia con questo 3 di spade, Quindi state veramente cercando di lavorare in maniera molto saggia, secondo me, e matura su quello che è il vostro passato, per apprendere e arrivare ad un futuro decisamente differente, che si confaccia però molto di più a questa vostra passionalità, a questa vostra energia, che vi ripeto è molto importante. Quindi siete proprio ad un bivio, è una carta di grado 2. Vediamo l'ambiente che vi circonda, il vostro entourage. Di nuovo una carta di scelta, qui abbiamo la carta degli amanti. Allora ragazze, obiettivamente è grosso modo, diciamo, il significato similare al 2 di bastoni, poiché vi dicevo appunto che siete ad un bivio. Ebbene, nel vostro ambiente, evidentemente, tra le persone che conoscete, e a questo punto mi viene confermata la presenza di questo fante di bastoni, c'è ovviamente una persona che vi corteggia o che a breve vi corteggerà. Vi dicevo che questa è una carta che può riguardare anche il futuro però immediato, quindi al massimo qualche settimana. C'è una persona che appunto vi corteggerà e che veramente vi metterà di fronte ad una scelta, sia nel caso in cui appunto voi siate impegnate, sia nel caso in cui voi siate single, perché evidentemente questa persona vi piacerà talmente tanto che in qualche modo vi lascerà abbastanza scioccate, ovviamente però positivamente, al punto da pensare di aver appunto fatto quell'incontro che ci chiedevamo proprio nella domanda alla stesa. Quindi di nuovo abbiamo una risposta alla stesa, cioè ci sarà effettivamente un incontro, caspita se ci sarà, e ci sarà e come. Quindi o già c'è, vi ripeto, una persona nel vostro presente o comunque da poco tempo, o a breve ci sarà una persona che vi metterà veramente di fronte ad una scelta, la carta degli amanti. Con questa persona voi crederete di aver trovato l'anima gemella, quindi la persona giusta, perché è una persona che vi saprà completare sia da un punto di vista, diciamo, fisico, ma anche da un punto di vista mentale. Ricordiamoci che comunque la carta degli amanti rappresenta l'amore, la scelta e l'amore, ha questa duplicità di significati. Quindi è chiaro che voi incontrerete una persona che saprà stimolarvi il corpo e l'anima e il cuore.
Quindi a questo punto voi cercherete di capire cosa poter fare. Ecco perché questo 2 di bastoni, quindi ecco perché la necessità di questa scelta, perché obiettivamente siete pronte per spiccare il volo, per chiudere un capitolo, asso di bastoni, ed iniziarne uno completamente nuovo. Quindi ragazze mie, qui veramente c'è qualcosa di molto importante, però vi ripeto, sarà veramente importante perché la carta degli amanti rappresenta proprio una vera e propria scelta, quindi una presa di posizione da parte vostra. Cioè voi agirete in maniera molto coraggiosa anche nel caso in cui voi siate impegnate. Avete voglia di lanciarvi in qualcosa di nuovo e lo farete. Allora, a questo punto vediamo appunto il filo rosso, quello che vi lega alle persone attorno a voi, magari proprio anche a questo fante. Vediamo un po'. Qui abbiamo il 7 di coppe, di nuovo una carta di scelta, mamma mia. Allora, il 7 di coppe rappresenta proprio da manuale la carta delle scelte, cioè, vedete appunto in questo ballo in maschera, qui abbiamo questo galantuomo che sceglie la sua damigella d'onore, in questo caso è proprio questa donna. Quindi obiettivamente questa scelta verrà fatta ed è fatta proprio perché voi vi sentirete completamente prese da questa nuova persona che voi incontrerete. È una persona che vi saprà veramente, ve l'avevo già detto anche con la carta degli amanti, vi saprà conquistare al punto che vi porterà appunto ad una scelta, quindi ad una vera presa di posizione, ma non sarete solo voi a scegliere. Attenzione ragazze, la carta del 7 di coppe si riferisce ovviamente alle posizioni di entrambi, quindi alla vostra posizione e a quella dell'altra persona. Anche lui vi ha scelta, attenzione, anche lui vi ha scelta tra tante persone, tra tante altre donne. C'è qualcosa che di voi lo ha veramente colpito e che lo ha fatto impazzire. Quindi obiettivamente questa è una persona che nel caso in cui avesse ulteriori conoscenze ha scelto voi, sceglierà voi, cioè metterà da parte tutto il resto. Nel caso in cui sia una persona impegnata, potrebbe addirittura agire con un colpo di testa e allontanare la compagna ufficiale per iniziare qualcosa con voi. È un 7 di coppe, quindi è una scelta d'amore. C'è un qualcosa che obiettivamente vi legherà molto a questa persona. Voi sarete legati a lui, ma lui sarà legato a voi. È una persona che, vi ripeto, agirà in maniera molto coraggiosa, come vi dicevo proprio con questo fante. È una persona che non ha paura dei sentimenti, anzi, li vuole portare avanti. Questa stesa è meravigliosa perché abbiamo bastoni e coppe, quindi un bellissimo abbinamento. Quindi il fuoco della passione, della carnalità e ovviamente anche in questo caso il sentimento, il cuore che batte con gli amanti e il 7 di coppe. Quindi qui abbiamo veramente una situazione molto bella che obiettivamente riguarda una presa di posizione da parte di entrambe le due figure, quindi in questo caso sia voi che l'altra persona. Lui sceglie lei, ma lei accetta ovviamente. Quindi in realtà ci sarà una sorta di colpo di fulmine, ve lo dicevo con la carta degli amanti, è come se in qualche modo voi vi sentiste talmente affascinate da questa persona, quasi al primo colpo d'occhio, che veramente pensate di aver trovato l'anima gemella. È un colpo di fulmine questo, o c'è già stato o ci sarà a breve, perché di nuovo abbiamo coppe. Le coppe e i bastoni rappresentano tempi molto brevi, a differenza ad esempio invece delle spade e dei denari, che tendono invece ad allungare un po' i tempi. Ok? Allora, vediamo un po' a questo punto il consiglio degli arcani. Allora, qui abbiamo il re di spade. Allora, ragazze, cercate di parlare chiaro a quest'uomo, però, perché qui tra le tante persone che voi potreste appunto avere attorno a voi, che vi corteggiano, e ovviamente in opposizione a questo fante, comunque a questo personaggio che invece vi prenderà così tanto,
Qui c'è un re di spade, c'è una persona che è totalmente diversa caratterialmente, è un'energia maschile molto fredda, che probabilmente deriva dal vostro passato, da questo 3 di spade, ed è una persona generalmente di età abbastanza elevata, quindi età anagrafica che si aggira tra i 40 e 45 anni in su. È una persona piuttosto, vi ripeto, fredda, a volte un po' prepotente, a volte un po' arrogante. È una persona che ama comandare gli altri, probabilmente anche da un punto di vista professionale ha un ruolo di comando. Generalmente comunque il re di spade è una persona che ha un ruolo a livello appunto professionale o anche in ambito societario, una persona che comunque ha una grande presa, ok? Quindi è una persona a cui vengono riconosciuti comunque, per carità, grandi pregi, ma che sentimentalmente è una persona fortemente fredda. Quindi è una persona incapace di dimostrare i suoi sentimenti, ma non perché necessariamente non ne abbia, ma perché obiettivamente è una persona che in qualche modo tende ad avere paura dei sentimenti, quindi tende a tenere in gabbia il suo cuore. È una persona della quale però spesso non ci si dovrebbe fidare, perché è una persona che tende, parliamo di spade, ad utilizzare il mentale per, diciamo, affabulare gli altri ed ottenere da queste persone piaceri, aiuti e comunque la prosecuzione magari di un rapporto che a lui fa comodo, ma magari a voi no. Quindi attenzione a figure che possono avere caratteristiche da tipico manipolatore affettivo, comunque persone anaffettive che vengono da voi solo ed esclusivamente quando ne hanno bisogno. Quindi, come vi dicevo con il 3 di spade iniziale, attenzione a delle persone che per esempio sono impegnate, perché il re di spade potrebbe essere impegnato e in qualche modo potrebbe voler venire da voi solo nel momento in cui ha bisogno in qualche modo di svagarsi rispetto alla sua noiosissima quotidianità, ok? O attenzione a un vostro compagno, nel caso in cui voi appunto siate delle persone impegnate, questo potrebbe essere, diciamo, il vostro compagno che ha il brutto vizio di osservare e controllare. I personaggi di spade, infatti, in particolar modo la regina e il re di spade, ma anche il fante di spade, il cavaliere di spade, rappresentano coloro che spiano, che tengono d'occhio altre persone sotto l'egida del loro controllo. Quindi questa persona potrebbe controllarvi ed eventualmente scoprire la presenza di questo fante di bastoni oppure eventualmente di altri corteggiatori. Quindi prestate attenzione a questa figura e cercate di parlare chiaro con questa persona. Nel caso in cui sia appunto un compagno che non volete più al vostro fianco, mi raccomando, cercate di farlo con prudenza, cautela e discrezione, perché è una persona che potrebbe diventare abbastanza vendicativa. Ragazze, io lo ripeto in ogni mia stesa e non la smetterò mai di ripeterlo, a prescindere dai fatti di cronaca terribili che si sentono comunque purtroppo ormai ogni giorno, ma mi raccomando, cercate di tutelare la vostra vita, state sempre allerta, perché anche persone che magari si conoscono da diverso tempo, nel momento in cui si trovano di fronte ad un rifiuto, possono comunque attivare dei meccanismi di aggressività non indifferenti. Quindi cercate sempre di tutelarvi, ok? Questo aperta e chiusa parentesi, io lo ripeto sempre, mi raccomando. Poi soprattutto in particolar modo quando io vedo questi personaggi di spade che rappresentano comunque degli individui particolarmente aggressivi, che potrebbero diventare particolarmente aggressivi, allora perché rischiare? Ok? Quindi nel caso in cui questa persona si limiti, tra virgolette, a essere aggressiva verbalmente, è chiaro che
si può controbattere ad un'aggressività di questo genere, ma nel caso in cui questa persona possa diventare aggressiva in altro senso, allora bisogna prendere dei seri provvedimenti. Chiaro? Quindi mi raccomando, ok? Comunque, questa è una persona da tenere d'occhio. Anche, vi ripeto, nel caso in cui voi siate single, potrebbe essere una persona che magari avete frequentato in passato e che comunque è ancora interessata a voi, per carità, ma non è una persona pulita. Perché un'altra caratteristica dei personaggi di spade è la menzogna. Spade, mentale, un mentale che ragiona troppo, ma non per il bene degli altri, ma per il suo bene. Quindi è un fine egoistico. Ok? Quindi attenzione bene a parlare chiaro con questa persona. Quindi andarci ovviamente con i piedi di piombo, con cautela e con prudenza, ma nel caso in cui voi non vogliate più avere a che fare con questa persona, ovviamente mettete in chiaro le cose, perché qui ci sono delle situazioni da chiarire con un personaggio maschile che porta ostacolo, perché parliamo di spade. Ok? Allora, vediamo a questo punto il futuro. Quindi, ascoltando il consiglio delle carte, comunque vediamo un po' l'evoluzione karmica anche di tutte queste scelte che voi andrete a fare, anche appunto con questo fante di bastoni. Ma che meraviglia, ragazzi, ancora bastoni! Avrete un'estate di fuoco. È prevista un'estate particolarmente calda? Bene, qui avrete un'estate di fuoco. Allora, qui abbiamo questo re di bastoni, ovviamente nettamente in opposizione a questo re di spade, ma gli sta bene, scusate. In questo caso abbiamo questo meraviglioso re di bastoni, che è un uomo che porta tanto calore. È una persona che, vi ripeto, stessa cosa che vi ho detto con questo fante di bastoni, quindi potrebbe appartenere ad uno dei 3 segni di fuoco, quindi appunto Ariete, Sagittario, Leone, oppure potrebbe avere l'ascendente in uno di questi 3 segni, oppure potrebbe avere un tema natale ricco di questi 3 segni nei pianeti principali che strutturano la personalità, quindi Luna, Venere, Mercurio e Marte. Ok? Questa è una persona totalmente diversa dal re di spade, quindi è una persona focosa, è una persona molto attratta da voi, è una persona che vuole accelerare i tempi per poter in qualche modo riuscire ad ottenere il risultato sperato, cioè unirsi a voi, sia da un punto di vista, diciamo, sentimentale come conoscenza, ma anche da un punto di vista fisico. Ragazzi, parliamo di bastoni, chiaramente non si può non riportare al fatto che ovviamente tradizionalmente l'asso di bastoni e ovviamente tutte le carte di bastoni rappresentino appunto l'elemento falico per eccellenza. Quindi questa è una persona che è molto attratta da voi, ve lo dicevo già dall'inizio. È una persona che potrebbe contattarvi, vi ripeto, a breve, perché parliamo di bastoni, quindi tempi molto brevi. Tra l'altro parliamo di un re, per cui è una persona che in tempi brevi potrebbe appunto contattarvi, invitarvi per appunto un caffè, una pizza, piuttosto che andare al cinema o un'uscita di un weekend, ed è una persona che ha tutte le intenzioni di fare sul serio con voi. È una persona, vi ripeto, che o già conoscete nel vostro presente, ve l'ho detto sino ad ora, oppure potrebbe essere una persona che conoscerete a breve. Breve però si intende qualche giorno, massimo qualche settimana, un mesetto proprio a tirarla, ok? Quindi è una persona che vi piacerà particolarmente, è una persona generalmente molto energica, che ama spostarsi, ama gli spostamenti, quindi potrebbe essere una persona che viaggia molto, come vi ho detto prima, con il fante di bastoni, ed è una persona che in qualche modo potrebbe anagraficamente essere appunto non tanto dissimile dal fante di bastoni. Voi direte, ma come? Il fante di bastoni generalmente è un ragazzo giovane, mentre il re di bastoni, come tutti i re, potrebbe essere una persona appunto dai 40-45 anni in su.
Sì, è vero, però potrebbe essere in questo caso la stessa persona che ha un'energia fortemente giovanile, oppure potrebbe essere una persona di età anagrafica non particolarmente elevata, ma che ha una maturità da persona invece molto più grande. Ok? Perché a mio avviso sono la stessa persona ed è una persona che, vi ripeto, si perderà via per voi e agirà in maniera molto coraggiosa, molto temeraria, ve lo dicevo con il 7 di coppe, vi sceglierà, vi ha scelta, basta, per lui voi dovete essere la persona che lui vuole al suo fianco. Ci sarà tantissima passione, quindi tanto eros, ci saranno diversi incontri e questa persona vi farà capire comunque che vi desidera, che siete comunque la persona giusta per lui. È una persona che ama la vita all'aria aperta, ama la vita frugale, quindi non è una persona che ama tanto circondarsi dagli agi, come per esempio potrebbe essere il re di denari. È una persona che ama anche la vita semplice, ma fatta ovviamente di cose molto importanti e ama molto, vi ripeto, la carnalità. È un individuo fortemente godereccio, È una persona che sarà molto molto attratta, rimarrà folgorata dalla vostra femminilità, perché è una persona a cui piace tutto ciò che è naturale, quindi una persona che si porrà con voi quasi all'antica, quindi con una sorta di corteggiamento che molto probabilmente da tanto voi non avevate modo di avere, proprio perché evidentemente avete sino ad ora avuto questo re di spade o comunque persone con un'energia così fredda. In questo caso invece avremo veramente tutt'altro. Quindi è una persona assolutamente ben disposta nei vostri confronti. Oltretutto dovrebbe essere una persona single, quindi non una persona impegnata. Nel caso in cui comunque possa essere una persona impegnata, vi posso assicurare che il re di bastoni non ci impiega né uno né due nel chiudere dall'altra parte per iniziare qualcosa con voi, o comunque è una persona che inizierà immediatamente a riflettere dopo avervi conosciuto, cioè il re di bastoni non è per esempio come il re di denari o il re di spade, che essendo impegnati tendono a portare avanti magari due relazioni perché non amano i grossi cambiamenti e preferiscono rimanere nella propria comfort zone. Il re di bastoni e il re di coppe sono invece appunto i due re più attivi e proattivi nelle stese, rappresentano degli individui che in qualche modo invece tendono per amore, per sentimento e desiderio anche veramente a scalare la montagna, quindi non avrebbero alcuna paura nel chiudere un rapporto per iniziarne un altro completamente nuovo. Di conseguenza qui abbiamo veramente una stesa molto molto bella, perché finalmente vi arriverà la persona giusta e molto probabilmente anche nel momento giusto. Quindi questo re evidentemente arriverà nella vostra vita probabilmente in un momento in cui evidentemente non ve lo aspettate, ma ve lo meritate, ragazze, perché questo re vi darà tutto ciò che sino ad ora vi è stato portato via, tutto ciò che sino ad ora vi è stato negato con questo 3 di spade e con questo re di spade. Di conseguenza, sia che voi siate single, sia nel caso in cui voi siate impegnate, qui vivrete una grandissima passione con questo re di bastoni, che molto probabilmente rappresenta effettivamente, a questo punto lo possiamo confermare, la vostra anima gemella, perché generalmente i re rappresentano dei rapporti molto molto stabili che tendono a mettere sin da subito comunque delle radici importanti. Di conseguenza vi porterà davvero davanti a quella scelta di cui vi parlavo appunto con la carta degli amanti e che rappresenterà per voi quella svolta di cui voi avete assolutamente bisogno e che vi meritate. Di conseguenza, buon incontro e in bocca al lupo.